questo video continua il nostro viaggio in Svezia, questa volta verso sud sulla via del rientro, e ci fermiamo ad Örebro. Questa piccola cittadina può vantare una prestigiosa università e ha la fortuna di custodire al suo interno uno storico villaggio chiamato Woodcoping e sembra di entrare in un vecchio libro di fiabe svedesi. Il villaggio è costituito da oltre 40 case, tutte realizzate tra il 1600 e il 1800, e la maggior parte è in legno dipinto con la famosa vernice rosso falum, come vuole la tradizione. Tutte le case hanno mantenuto le loro corti e i giardini, e alcune non sono residenze ma botteghe di artigiani, dove è possibile acquistare oggetti realizzati ancora oggi con le stesse tecniche usate secoli fa. Fra le botteghe artigiane troviamo anche la casa privata di Erika del 1700, oggi adibita a laboratorio di ceramica, dove si producono oggetti davvero preziosi. All'esterno vi sono cartelli che ritraggono gli artigiani di oggi con i costumi tradizionali e una breve descrizione dell'artigiano di un tempo che lavorava in questa casa. La piazzetta centrale del villaggio oggi la troviamo deserta, ma i numerosi tavoli esterni testimoniano un luogo utilizzato per far festa e le case intorno ospitano bar e trattorie. Una casa che ci è piaciuta molto è la Burgers House del 1600, dove si trovano costumi dell'epoca e molti oggetti di uso comune in casa. Qui vi abitava la famiglia di Christina Varg, autrice di un libro di cucina pubblicato nel 1755, e la casa è stata soprannominata la Casa dei Banchetti, in cui si possono apprezzare semplici ma bellissime decorazioni alle pareti e al soffitto, che si sono conservate per oltre 4 secoli. A fianco della casa Varg troviamo la King's House, la casa più antica di Örebro, che nel 1500 era probabilmente una locanda. Nel 1580, infatti, soggiornò qui per 2 anni un duca, che fu poi incoronato re nel 1604 con il nome di Carlo IX. Dal villaggio Woodcoping, con una breve passeggiata, si arriva allo Stadparken, un grande e meraviglioso parco dove è possibile fare jogging grazie a accuratissimi sentieri, ma anche passeggiare tranquillamente tra fontane e aiuole fiorite. D'estate è sicuramente piacevole anche fermarsi a leggere o chiacchierare su una delle numerose panchine, oppure assistere a qualche evento organizzato all'ombra di un gazebo circondato da coloratissime piante di rose che abbelliscono il parco, anche alla fine dell'estate. Questo parco è stato dichiarato nel 2004 il parco più bello di tutta la Svezia. Il castello di Örebro è davvero imponente. Costruito a metà del 1200 su un isolotto in mezzo al fiume Svartan, aveva lo scopo di difendere la città di Örebro e ancora oggi è circondato dall'acqua, un tempo fondamentale per garantire la sua sicurezza. Dalle finestre si percepisce quanto spesse sono le sue mura,
e si capisce come sia stato possibile che sia sopravvissuto a tanti secoli di storia. Il castello può essere visitato tutto l'anno solo nei fine settimana, perché all'interno vi sono gli uffici del municipio, ma vi sono anche mostre temporanee, un negozio di souvenir e una caffetteria. Lasciamo il castello e percorriamo una pista ciclabile lungo il fiume Svartan, che corre proprio dietro il villaggio Wadkoping, e abbiamo così l'opportunità di dare un'ultima occhiata a questo antico villaggio, prima di rientrare al nostro camper, lasciato in un'area di sosta proprio lungo il fiume. In quest'area è possibile fermarsi gratuitamente anche per la notte, mentre noi, nel tardo pomeriggio di una bella giornata, riprendiamo la strada verso sud per raggiungere Kristianstad. Ma la città la visiteremo domani. Per questa notte una piccola area di sosta immersa nella natura ci accoglie silenziosa. Al mattino un sole meraviglioso ci dà la carica per percorrere ancora i pochi chilometri per arrivare a Kristianstad, dove troviamo un grande parcheggio con una parte riservata ai camper e abbiamo carico, scarico, bagni, acqua e anche un supermercato a 5 minuti a piedi. Vicino al parcheggio, una struttura costruita in legno su palafitte, in mezzo ad una riserva naturale, ospita spazi espositivi che ci raccontano quanto sia importante preservare questa zona, considerata il regno dell'acqua. La struttura è molto recente, arredata in stile moderno e funzionale, e c'è anche il simulatore Opterix, che attraverso brevi video porta il visitatore in viaggio nel regno dell'acqua. Attraverso una passerella in legno che si snoda nel mezzo della riserva naturale si arriva velocemente al centro di Kristianstad. La cattedrale risale al 1628, quando la Scania, la regione dove ci troviamo ora, era sotto il dominio della Danimarca. L'organo Lorenz, voluto dal re danese Cristiano IV, fu completato nel 1631 e la sua facciata originale si può ammirare ancora oggi. I banchi sono in legno di quercia e molti altri arredi sono originali. Il pulpito, invece, è in marmo e alabastro. E non manca, come vuole la cultura svedese, uno spazio riservato ai bambini.
Questa grande goccia ci ricorda che siamo a Kristianstad, nel regno dell'acqua, e ogni bambino battezzato in questa chiesa riceve una goccia in cristallo che simboleggia l'acqua del battesimo. Attraversiamo il centro città e raggiungiamo il Konsthall Museum, un museo gratuito di arte moderna che espone mostre temporanee con molte opere d'arte per noi di difficile interpretazione. Troviamo anche un coloratissimo quadro di Miró, insieme alla più grande collezione al mondo di poster del pittore, arrivata in questo museo grazie alla donazione di un collezionista. Proseguendo la visita del museo, troviamo anche una sezione dedicata alla storia del cinema in Svezia. Passeggiando per le vie di Kristianstad abbiamo apprezzato molto alcune opere di street art, alcune realizzate in occasione delle Culture Night che si svolgono ogni anno in questa città e che hanno trasformato semplici muri in opere d'arte. Purtroppo il Museo del Cinema lo abbiamo trovato chiuso, ma all'esterno una statua in bronzo ci ha ricordato qualcuno che ha catturato molte immagini per tutti i video pubblicati su questo canale. La nostra ultima notte in Svezia la trascorriamo in questa tranquilla area di sosta. Domani si riparte per il lungo viaggio di rientro verso casa, ma siamo certi che ritorneremo perché la Svezia ci è piaciuta tantissimo.